Se dovessimo scegliere un dipinto che rappresenta la rivoluzione del nudo nel Novecento, probabilmente sarebbe proprio questo, Nudo sdraiato di Amedeo Modigliani. È una delle opere più celebri dell'arte moderna, un quadro che ancora oggi viene venduto per cifre astronomiche e continua a stupire per la sua straordinaria eleganza. Quando fu esposto per la prima volta nel 1917 provocò uno scandalo enorme. La polizia arrivò addirittura a chiudere la mostra perché quei nudi erano considerati troppo espliciti. Eppure oggi quest'opera è vista come un capolavoro assoluto, capace di unire sensualità, raffinatezza e poesia. Ma perché un semplice nudo disteso fece tanto scalpore? E cosa rende così speciali le figure di Modigliani? Scopriamolo insieme. Amedeo Modigliani nasce a Livorno nel 1884 e fin da giovane dimostra un talento straordinario per il disegno. Dopo gli studi in Italia decide di trasferirsi a Parigi, che all'inizio del Novecento è la capitale mondiale dell'arte. Qui frequenta artisti come Pablo Picasso, Constantin Brancusi e Maurice Utrillo, respirando un clima di continua sperimentazione. La sua vita però è tutt'altro che semplice. La tubercolosi che lo accompagnerà fin dall'adolescenza lo costringe a convivere con una salute fragile. A questo si aggiungono difficoltà economiche, un carattere inquieto e una vita spesso segnata dagli eccessi. Morirà giovanissimo nel 1920 a soli 35 anni, senza sapere che sarebbe diventato uno degli artisti più celebri del Novecento. Tra il 1916 e il 1919 il mercante d'arte Leopold Zborowski commissiona a Modigliani una serie di grandi nudi destinati a una mostra personale. Nascono così alcune delle opere più famose dell'artista. Nudo sdraiato appartiene proprio a questo ciclo. Non si tratta di semplici studi anatomici. Ogni figura possiede una propria personalità, un proprio equilibrio e una propria presenza scenica. Le modelle non sembrano pose accademiche, sembrano donne vere, immerse in un momento di assoluta naturalezza. Il 3 dicembre 1917 si inaugura la prima e unica mostra personale organizzata da Modigliani presso la galleria Bert Weil. Le tele vengono esposte direttamente in vetrina, passano pochi minuti, la folla si ferma, qualcuno protesta, arriva la polizia, il commissario ordina la rimozione immediata dei dipinti visibili dalla strada. La motivazione? L'eccessivo realismo dei nudi femminili. Oggi può sembrare incredibile, ma il problema non era la nudità in sé. L'arte occidentale era piena di nudi. Ciò che scandalizzava era il modo in cui Modigliani rappresentava il corpo femminile, senza alibi mitologici, senza pretesti religiosi, senza trasformare la modella in una dea. Era semplicemente una donna, ed era proprio questo a risultare rivoluzionario. La figura occupa quasi tutta la superficie della tela, il corpo è disteso diagonalmente e guida naturalmente lo sguardo dello spettatore. Non esistono particolari elementi di sfondo. L'ambiente è ridotto al minimo, tutto serve a valorizzare la figura. Le linee sono morbide, continue e sinuose, non esistono spigoli, ogni curva accompagna quella successiva. L'intero dipinto sembra costruito seguendo il ritmo di una melodia. Questa ricerca dell'armonia è uno degli aspetti più affascinanti dell'arte di Modigliani. Prima ancora di diventare famoso come pittore, Modigliani sognava di essere scultore. Per alcuni anni lavora accanto a Constantin Brancusi, uno dei più grandi scultori del Novecento. Questa esperienza cambia completamente il suo modo di dipingere. Osservando il nudo sdraiato, si ha quasi l'impressione di guardare una statua levigata. Le superfici sono lisce, i volumi sono semplificati. Le ombre modellano il corpo come farebbe uno scalpello. Il dipinto sembra scolpito più che dipinto. Ciò che rende unici questi nudi è il loro equilibrio. La figura è completamente nuda, eppure non c'è alcuna volgarità. La sensualità nasce dalla naturalezza della posa, dalla morbidezza delle forme e dalla serenità delle espressioni. La modella guarda spesso verso lo spettatore con calma, senza timidezza e senza esibizionismo. È una presenza consapevole. Modigliani non dipinge il corpo femminile come un oggetto, lo rappresenta come una forza di bellezza assoluta. Per questo i suoi nudi continuano ancora oggi a trasmettere eleganza più che scandalo. Anche la tavolozza contribuisce al fascino del dipinto. Le tonalità sono calde, ocra, rosa, arancio, rosso, mattone. La pelle sembra irradiata da una luce soffusa. Lo sfondo, spesso costruito con rossi profondi, marroni o blu scuri, crea un forte contrasto che fa emergere il corpo. Non esistono effetti spettacolari. La luce è uniforme, morbida e avvolgente. Tutto contribuisce a creare un'atmosfera intima e silenziosa.
Modigliani riesce a fondere influenze molto diverse. Nei suoi nudi ritroviamo la grande tradizione rinascimentale italiana, da Botticelli a Tiziano. Sono presenti anche richiami alla scultura africana, che l'artista ammirava nei musei parigini. Le linee eleganti ricordano inoltre il gusto dell'Art Nouveau, eppure il risultato finale è completamente originale, basta uno sguardo per riconoscere un Modigliani. Pochissimi artisti hanno sviluppato uno stile così personale e immediatamente riconoscibile. Quello che nel 1917 sembrava un dipinto scandaloso oggi è considerato uno dei vertici dell'arte moderna. Le opere della serie dei nudi sdraiati sono tra le più ricercate al mondo, alcune sono state vendute all'asta per oltre 150 milioni di dollari, entrando nella lista dei dipinti più costosi della storia. Ma il loro valore non dipende soltanto dal mercato. Rappresentano una nuova idea di bellezza, una bellezza fatta di semplicità, equilibrio e umanità. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!